Ciao a tutti e bentornati per questo secondo tutorial del progetto dedicato ad Unreal Engine 5.7. Per chi si fosse perso la prima puntata, abbiamo visto come scaricare correttamente il progetto assieme a tutte le sue funzionalità aggiuntive. L'abbiamo visto sia per 5.6 che per 5.7, in quanto abbiamo iniziato proprio il tutorial a cavallo dell'uscita, quindi abbiamo visto anche come passare appunto da 5.4 a 5.6 a 5.7, che c'è sostanziale cambio per quanto riguarda il packaging. Quindi abbiamo poi sistemato il programma, abbiamo fatto un po' di pulizie, l'abbiamo messo in linea con le direttive del marketplace, utili per chi volesse appunto impostare il progetto per la vendita anche sul marketplace. Abbiamo poi scaricato tutti i programmi che ci sono serviti per il packaging. Abbiamo fatto il packaging per Android e per Windows indirettamente, però abbiamo visto per lo più quello per Android, l'abbiamo completato e abbiamo esportato, quindi adesso abbiamo una base solida su cui lavorare, in cui sappiamo che riusciamo almeno ad esportare il nostro progetto e poterlo provare. Oggi quindi andremo a creare le squadre per entrare in gioco già divisi in squadra. Non perderemo molto tempo oggi per il menu, ma lo vedremo meglio più avanti. Oggi ci dedichiamo in particolare alla creazione di tutta la logica per vedere appunto che funzioni correttamente prima di fare cose aggiuntive che magari poi potrebbero andare perse, come si diceva. Quindi iniziamo subito. Per farlo possiamo andare direttamente a creare le nostre mappe, perché dovremo fare un passaggio di più mappe. Ovviamente dovremo entrare nel gioco, dovremo avere un livello per il menu, dovremo avere un livello per la lobby, il livello poi per giocare e poi ovviamente tutti i livelli che ci sono di mezzo che potrebbero servire. Come dicevo, oggi rimaniamo molto essenziali, quindi andremo a creare solo i file che ci servono per lavorare e poi andremo a riempire tutto il resto quando i file appunto ci verranno poi utili. Quindi iniziamo subito senza perdere ulteriore tempo. Abbiamo già creato e pulito, come dicevo nella nostra prima puntata, tutte le cartelle, quindi qui ci troviamo nella nostra cartella contenuto, abbiamo la nostra cartella di gioco con all'interno la demo. Abbiamo già spiegato tutto nella scorsa puntata, quindi non mi ripeto. E abbiamo fatto anche la nostra cartella Maps, dove sono contenuti tutti i nostri livelli sia di menu che di gioco. Abbiamo creato per il momento una map test che ci può servire per qualsiasi evenienza a fare delle prove, e abbiamo iniziato a creare una cartella di livelli del menu. Quindi andiamo a ampliare un po' questa cartella, la apriamo. Abbiamo già un menu di lobby. Noi in realtà vorremmo iniziare, anche se adesso non lo completiamo, però lo mettiamo già con diciamo un livello start game, in cui possiamo iniziare la nostra partita. Ci saranno tutte le nostre schermate, i nostri widget iniziali, tutti i video di presentazione eccetera eccetera, verranno riprodotti diciamo all'interno della nostra map start game, o chiamatela come volete. Comunque è il primo punto di inizio. Ok, quindi da qui poi ci muoviamo e andremo nel menu. Quindi per il momento non carichiamo widget, non carichiamo video, non carichiamo niente, rimarrà vuota. Non creiamo neanche program mode, perché partiremo direttamente, come dicevo, poi faremo tutto dopo. Unica cosa che dobbiamo fare, essendo il nostro primo punto di spawn, dobbiamo andare su modifica, impostazioni progetto, e nella parte di mappe e modalità dobbiamo andare a mettere la nostra mappa iniziale. Quindi andiamo a cercare start game in entrambi i punti. Qui dovreste già avere impostata la vostra game instance, che ora diventerà fondamentale nei prossimi passaggi, e la game mode base, come dicevamo, non la sovrascriviamo, lasciamo quella di base che c'è, e poi verrà sovrascritta quadro per quadro, e questo qui ci servirà appunto per poter utilizzare la nostra map start game senza avere vincoli. Ok, quindi qui non facciamo partire niente. L'unica cosa che ci serve, questo è per dare una sezione locale
anziché multiplayer per iniziare il nostro gioco, quindi dobbiamo iniziare nel locale, continuare a giocare nel locale e unirci multiplayer solo quando è necessario. Per non creare problemi, appunto, apriamo il nostro livello Blueprint, lo ingrandiamo e qui andiamo semplicemente a dirgli che vogliamo iniziare a livello locale. Get player controller, prendiamo il nostro controller generico perché al momento non ne abbiamo di personalizzati, quindi possiamo iniziare tranquillamente con questo, andare su, andiamo a cercare is local player controller, il quale ci dice appunto che stiamo giocando e dobbiamo iniziare nel locale, e mettiamo un branch, quindi se è vero che iniziamo in locale facciamo partire il gioco, altrimenti non succede niente e siamo sicuri che la nostra sessione sia chiusa. Quindi quello che vogliamo fare dopo è aprire il livello successivo, cioè il nostro lobby menu. Quindi possiamo fare open level by name, andiamo sulla nostra map menu lobby e lo inseriamo qui. Siccome è locale qua non dobbiamo lasciare niente nelle opzioni, va pulito così com'è. Quindi possiamo salvare tutto e fare la nostra prova. Come vedete non ci si rende neanche conto del passaggio, perché come inizia subito parte e veniamo trasferiti nella mappa successiva, è proprio 1/1000 di secondo. Come dicevo, poi dovremo fare tutte le varie sezioni di menu. Ok, quindi abbiamo già le nostre prime due mappe, quindi il primo menu principale, il menu della lobby, quello che ora diventerà il menu della lobby. Ovviamente, dicevo, in mezzo ci sarà anche un menu start, un menu main, eccetera eccetera. Però per il momento andiamo diretti: map start game, map, menu lobby, e poi dal menu lobby dovremo passare, facciamo direttamente duplica, alla nostra gameplay, cioè il nostro quadro di gioco. Ok, fatto questo, abbiamo la nostra base. Come dicevo, il primo Map Start Game parte direttamente all'interno del suo blueprint, quindi lasciamo il nostro override game mode vuoto, però dobbiamo andarlo a riempire per le altre due mappe, perché deve sapere precisamente cosa fare. Il game mode è quella sezione in cui dà un po' le regole di gioco, dice tutto quello che deve succedere all'interno di quel quadro, quindi ogni quadro deve averne uno. Quindi possiamo andare nella nostra cartella Blueprint, dove abbiamo la nostra cartella Frameworks, all'interno abbiamo la nostra cartella Game Modes, e creiamo dei figli del nostro game mode, cioè il nostro game mode base, che per il momento è vuoto, non prevede niente, ma può servirci per fare vari passaggi. Ok, quindi apriamo, crea classe Blueprint figlia, il primo lo possiamo chiamare lobby game mode, possiamo duplicarlo, e il secondo lo possiamo chiamare gameplay game mode. Ogni game mode ovviamente, come dicevo, va impostato nella mappa corretta, quindi torniamo su maps, andiamo su menu lobby, andiamo nella nostra sezione override game mode, qui abbiamo quello generico, lo andiamo a sostituire con il nostro lobby, e così facciamo anche per il gameplay. Apriamo la mappa gameplay e qui andiamo ad inserire gameplay game mode. Come vediamo poi
il nostro game mode per funzionare avrà bisogno anche di tanti altri dati che andremo poi a costruire quando ci serve. In questa fase, come dicevo, non ci serve il controller, non ci serve ancora l'UD, credo, e forse ci serve, ora vediamo se andarla a creare, e poi tutti gli altri dati al momento li possiamo un attimo tralasciare. Quello che ci serve sono solo i game mode per la divisione in squadre, se non altro. Adesso, siccome come abbiamo visto, cliccando su qualsiasi mappa, sponiamo ovviamente al centro dove abbiamo un unico spawn, punto di spawn. Ingrandiamo un pochino la mappa, come vedete compariamo da questo punto di spawn, che lo possiamo andare a sistemare anche un po' più in basso. Noi vorremmo avere due squadre, quindi dovremo avere più punti di spawn. Lavoreremo su due squadre, quindi possiamo farne due o comunque più punti di spawn, ma sempre relativi alle due squadre, a meno che non vogliate fare più squadre e quindi farete il punto 3, il punto 4, 5 eccetera eccetera. Noi per il momento, come dicevo, lavoreremo con due e per dividerli useremo i tags. Entrambe le mappe devono avere i player start taggati, perché i giocatori devono muoversi precisamente dove vogliamo noi, e quindi devono averci i punti precisi in cui dirgli dove appunto andare a posizionarsi. Quindi selezioniamo il player start, qua scriviamo tag con la S, perché se leviamo la S, come vedete, ne abbiamo due, noi dobbiamo andare a lavorare su quello con gli array. Quindi andiamo con la sezione tags, qua aumentiamo il numero degli array e scriviamo che questo player start deve corrispondere al team 01. Questo player start deve corrispondere ovviamente al team 02. Questa qui è la mappa di gameplay, quindi non avremo bisogno di telecamere, perché poi inizieremo a giocare, ogni giocatore avrà la telecamera propria, ma nell'altra mappa avremo anche bisogno delle telecamere. Quindi per il momento possiamo andare a copiare questi due player start in modo da non sbagliarci con i tag. Andiamo nella nostra mappa lobby, possiamo anche cancellare questo player start e fare CTRL V per andare a copiare i nostri player start, in modo che abbiamo i nostri tags segnati correttamente. Ora, un'altra piccola cosa che voglio fare per portarmi avanti, ma è una cosa che vedremo nel tutorial successivo, è creare altri due punti di spawn per le telecamere, perché voglio dividere giustamente, come fa per esempio Call of Duty, le due squadre. Quindi c'è una modalità in cui possiamo farla per vedere che le squadre compaiano tutte all'interno della stessa schermata e poi vengono divise nel gioco, oppure possiamo già dividere le squadre, ognuno vede la propria squadra e non vede quella avversaria, come dicevo succede in Call of Duty. Quindi selezioniamo gli ulteriori, quindi selezioniamo i due punti di spawn, li duplichiamo, li portiamo fronte alla nostra squadra e gli cambiamo i tag ovviamente. Questo tag che è di fronte al team 01 diventerà menu camera team 01, possiamo anche copiare, e questo ovviamente verrà menu camera team 02. Possiamo già andare a posizionare anche la posizione degli spawn, potevamo farlo anche nell'altra mappa, ma lì è indifferente, poi tanto ci torniamo. Quindi andiamo a cliccare sulla casellina che ci permette di ruotare i personaggi, e le telecamere le ruotiamo verso il giocatore che dobbiamo riprendere. E i giocatori ovviamente sono ruotati verso la telecamera, poi potete metterli dove volete. Un'altra piccola cosa che voglio fare è andare a sistemare la mappa, così non ci pensiamo più. Quindi seleziono questa casellina che mi fa selezionare di nuovo tutti gli oggetti, chiudiamo la sezione tags, andiamo a rimpicciolire questa schermata di 2,
la portiamo qui a 1000, così ci siamo, e la duplichiamo 0 e qui la portiamo a meno 1000, in modo che ce le abbiamo uguali. E qui possiamo andare per esempio a colorarli con un colore. Andiamo a creare subito i nostri colori che ci serviranno per tutto poi il resto del gioco, quindi lo facciamo subito e ci leviamo il problema. Andiamo nella nostra cartella game folder, quindi quella generale, e qui creiamo una cartella chiamata materials. Creiamo un colore materiale generico che poi verrà cambiato, ma sarà uguale per tutti, verrà cambiato appunto attraverso i figli. Lo possiamo chiamare materiale master color, poi chiamatelo come volete, è uguale. Allora andiamo a impostare in modo che poi le impostazioni siano ripetibili per il resto dei colori. Da color base andiamo a tirare vector param, come vedete ci dà un colore e lo chiamiamo color. Da questo invece scriviamo param, e andiamo a scegliere scalar parameter. Questo qui lo possiamo per esempio chiamare metal. Li lasciamo al momento tutti a 0. Questo lo duplichiamo, lo chiamiamo specular, lo duplichiamo, lo chiamiamo ruvidità, e possiamo anche mettere l'emissive, che può dare un po' di lucentezza a tutto quanto, e andiamo a collegarli tutti. Ok, applichiamo e qui abbiamo il nostro colore base. Da qui clicchiamo, apriamo la tendina e creiamo l'istanza di materiale. L'istanza materiale si chiama MI, cioè Material Instance, e questo per esempio possiamo chiamarlo black. Iniziamo a creare un colore molto simile alla base per iniziare ad avere qualcosa. Qua possiamo aprire tutti i vari settaggi, come vedete, e qua possiamo mettere un colore una luminosità molto bassa. Ok, e qui abbiamo un nero. Andiamo a crearci i primi due colori basilari. Quindi adesso che questo è pronto possiamo fare duplica, per esempio chiamarlo white. Qui aumentiamo, diciamo, apriamo la tendina del colore, qui possiamo anche andare a scegliere il colore. Quindi qua mettiamo 1, dovevamo farlo anche prima ma va bene, qua possiamo tirare su tutto. Ok, se non ci piace il colore possiamo andare anche un pochino a sistemarlo. Ok, e ci abbiamo anche il nostro bianco. Andiamo anche un attimo a sistemare il nero, mettiamo 1, qua possiamo mettere un 0,2 in modo da averlo un po' più chiaro. Ok, ora creiamo i nostri colori per le squadre. Duplichiamo, scusate, il bianco, possiamo chiamarlo per esempio light green, che è il colore che uso ultimamente di solito. Quindi andiamo qua, andiamo direttamente nella casellina, lo scegliamo, lo selezioniamo, abbiamo questo colore verde fluorescente praticamente, ed è il nostro primo colore. E potremo fare anche duplica e creare il colore per la seconda squadra, che potrebbe essere un deep pink, qualcosa del genere, che è l'altro colore che uso di solito. Quindi apriamo il nostro colore e qui scrivo 355. Ok, così come vedete ho dovuto toccare solo il colore e tutto il resto rimane uguale per tutti i colori che vogliamo creare, in modo da avere omogeneità all'interno del quadro. Adesso
abbiamo la nostra squadra verde, la possiamo inserire al posto della squadra 1, quindi il nostro colore verde al posto della squadra 1, andiamo a mettere qua nella freccetta, ce lo colora, selezioniamo questo, selezioniamo il secondo colore della squadra 2 e qui abbiamo anche il colore della squadra 2. Quindi quando entriamo in gioco sappiamo se entriamo da un lato o dall'altro, ok? E per finire a sto punto possiamo anche fare che selezioniamo tutti i muri e qui gli diamo il nostro black. Ok, più o meno va bene. Stessa cosa poi dovremo fare un pochino nell'altra parte, nella seconda mappa, quindi se andiamo su Maps, menu Livers, Gameplay, tanto salviamo tutto, qui possiamo girare per esempio i nostri personaggi uno di fronte all'altro, e per esempio il muro dietro possiamo fare questo qui neutro e dargli di nuovo il black, mentre questi due potremo dargli il pink perché è la squadra 2 dove compare la squadra 2, e questo potremo dargli il nostro light green. Ok, quindi se compariamo di qua verremo inquadrati così, siamo nella squadra rosa, se compariamo di là siamo nella squadra verde, ovvero squadra 1 e squadra 2. Adesso torniamo alla nostra start game, quindi ripartiamo sempre da zero, resettiamo tutto, ricontrolliamo i nostri aggiornamenti, tutti i nostri salvataggi, ci siamo e andiamo avanti con la creazione delle squadre. Quello che dobbiamo fare è entrare nella nostra cartella Blueprint, creare una nuova cartella Datas, dove terremo tutti i nostri dati, e qui creeremo una cartella di enumerazione dove ci saranno tutte le nostre numerazioni, e andiamo a creare proprio un'enumerazione che gestirà le nostre squadre, quindi un contenitore da dove poter selezionare la squadra 1 o la squadra 2. Quindi andiamo su Blueprint, Enumeration, scriviamo E, che è l'appellativo di Enumeration, e qua scriviamo Teams. La possiamo espandere, andiamo su aggiungi enumerazione e la chiamiamo semplicemente team01. Dobbiamo usare diciamo lo stesso tag che abbiamo usato nei player start, quindi team01 e team02. Ovviamente se avete più squadre potete farlo già voi stessi, volete fare 4 squadre, più di 4 squadre è un po' difficile da testare perché il programma vi fa vedere massimo 4 giocatori per volta, comunque potete aggiungere altre 2 numerazioni, team 03 e team 04. Per funzionare queste enumerazioni devono ovviamente essere chiamate dal blueprint. Siccome andiamo a lavorare multiplayer e ci sarà un grosso scambio di dati multiplayer, lo andremo a gestire direttamente dalla game instance che come abbiamo visto è generale per tutto, perché va a impostare, cioè è l'unica parte, l'unico blueprint che rimane acceso dall'inizio del nostro gioco fino alla fine, quindi anche nei passaggi tra le varie mappe non perde mai i dati, e infatti l'abbiamo impostato proprio nella parte iniziale del progetto. Ok, quindi la andiamo ad aprire, siamo nella nostra cartella Blueprint Frameworks Game Instance, la apriamo e andiamo a richiamare la nostra enumerazione. Apriamo l'editor completo e qui dobbiamo creare una variabile. Non faremo una semplice variabile teams, quindi non chiameremo direttamente solo l'enumerazione, ma chiameremo l'enumerazione teams legata al giocatore che effettivamente entra in gioco, per andarlo a richiamare all'interno delle squadre e non confonderli nei vari passaggi tra una squadra e l'altra.
Quindi qui andiamo a creare la nostra variabile, la chiamiamo player team, scusate, andiamo a selezionare la nostra enumerazione, quindi team, e da qui adesso dovrebbe uscire la nostra squadra, ma come dicevo dobbiamo un pochino aggiornarla e farla diventare un pochetto più potente. Quindi andiamo su tipo di variabile e la segniamo come unique net id, che sarà il nostro giocatore effettivo che entra, quello legato al player controller, e il player controller controlla un giocatore per volta, cioè quello che sta effettivamente giocando. Ok, quindi abbiamo la nostra player net id, andiamo a creare la nostra mappa e nella mappa andiamo ad aggiungere di nuovo il nostro scusate, andiamo ad aggiungere il nostro teams. Ok, come vedete qui adesso abbiamo un doppio dato, quindi da inserire a quale squadra appartiene e il giocatore che è entrato, e quindi andremo a vedere il giocatore che è entrato a che squadra appartiene. Tutto questo lo andiamo a gestire direttamente dalla game mode. Quindi torniamo un attimo nelle mappe perché non mi ricordo se abbiamo impostato tutte le game mode corrette. Quindi su impostazioni mondo abbiamo il nostro gameplay correttamente e sulla nostra menu lobby abbiamo il nostro lobby game mode. Ok, quindi andiamo ad aprire il nostro lobby game mode, che è il primo che dobbiamo gestire, perché questo poi verrà in una fase successiva quando trasferiremo tutti i nostri giocatori a questa mappa, e quindi si attiverà questo game mode. Per il momento dobbiamo lavorare solo su questo, quindi lobby game mode lo apriamo. Possiamo anche chiudere tutto il resto che non ci serve. Quindi chiudiamo l'anteprima, chiudiamo il construction script, possiamo anche togliere l'event tick e lavoreremo non sull'event begin play, che ci servirà probabilmente dopo, ma lavoreremo a un livello superiore. Qui abbiamo tutta una catena poi di ingresso, perché i blueprint lavorano a cascata, quindi begin play in realtà è l'ultimo dato che viene gestito prima che il giocatore entri effettivamente in campo, ma prima ci sono tanti altri passaggi. Noi dobbiamo andare un po' a lavorare nel punto giusto, anche perché la tempistica è molto importante per non far saltare tutti i nodi, deve essere tutto eseguito alla perfezione, oppure potrebbe finire che qualcosa venga eseguito prima di altre cose che non sono ancora in gioco e quindi non ci funziona e non le vediamo. Quindi per gestirlo andiamo a scegliere l'event on post login. Come vedete ha già un dato new player, questo new player in realtà è semplicemente il nostro player controller, il nuovo nostro player controller, cioè quello effettivo che sta lavorando in campo. Quindi lo possiamo promuovere a variabile e chiamarlo current player controller. Adesso che sappiamo chi è entrato in campo, lo dobbiamo andare ad impostare ovviamente nella nostra variabile che abbiamo creato prima nella nostra game instance. Quindi dobbiamo chiamare la nostra game instance, fare il cast alla nostra game instance personalizzata, quindi game instance. Dalla nostra game instance possiamo chiamare la nostra variabile, quindi player get player team. Dal nostro controller possiamo andare a chiamare il primo dato per impostare questa variabile, cioè chi è il giocatore che farà parte di questa variabile. Quindi da il new player controller andiamo a cercare il nostro player state
quello generico, non abbiamo ancora un player state personalizzato, quindi usiamo il generico. Andiamo a scegliere il nostro unique netid, questo nodo che è integrato, perché ovviamente il gioco sa sempre chi entra, come entra, e ce lo segnala, quindi abbiamo il nostro get unique id. E da qui possiamo andarlo ad impostare all'interno della nostra variabile, quindi qui creiamo add, ovviamente l'add della mappa, e se la nostra game instance è valida, attenzione alle validazioni perché altrimenti non vi funziona. La validazione serve anche per dirgli sì, il motore è pronto, puoi proseguire, quindi quello che vi dicevo prima serve per le tempistiche, altrimenti rischiamo di non trovarci gli attori pronti e il gioco va avanti senza averci l'attore e non funziona, quindi lo dobbiamo validare. E una volta che sappiamo che la nostra game instance è valida, può unire il nostro unique id all'interno della nostra variabile che abbiamo settato prima, e quindi va nel pin blu. Adesso dobbiamo sapere questo giocatore che è entrato però a quale squadra deve essere assegnato, quindi può essere assegnato alla squadra 1, alla squadra 2, e questo lo dobbiamo sapere noi. Qui di default, se lasciamo aperto, possiamo scegliere se squadra 1 o squadra 2, e noi ovviamente lo vogliamo automatizzare. Io non voglio fare il classico sistemino che si entra, si clicca e si decide in che squadra andare, perché io voglio avere un bilanciamento delle squadre univoco per tutti, che non deve mai sbagliare, un po' come succede in Call of Duty. Tu entri e non devi scegliere niente, il giocatore, scusate, il gioco vi inserisce automaticamente o nella squadra 1 o nella squadra 2, e poi lì ovviamente avrete i vostri giocatori già impostati per squadra 1, squadra 2, per non avere lo stesso giocatore. Quindi per farlo dobbiamo prendere il nostro player array, che è un altro dato come l'unique id che è già presente, che il programma già sa quanti giocatori ci sono all'interno della partita, e lo dobbiamo fare attraverso il game state, quindi prendiamo get game state. Dal game state andiamo appunto a chiamare il nostro player array, lo dovete avere già di default, e da qui andiamo a vedere quante connessioni ci sono all'interno, cioè quanti giocatori ci sono all'interno, e quindi quanto è lunga la nostra lista di giocatori. Siccome gli array partono da 0 e noi vogliamo prendere i primi dati, dobbiamo andare ad aggiungere un nodo meno, sottrarlo di 1, e diciamo che dobbiamo anche andare a prendere la percentuale, che è quella che ci calcola se il giocatore deve stare da una parte piuttosto che dall'altra. Questo numero, praticamente la lunghezza dell'array -1, deve essere una percentuale relativa al numero delle squadre che abbiamo deciso di utilizzare. Quindi in questo caso noi dovremmo usare 2 squadre, perché abbiamo deciso di usare 2 squadre. Se voi lo state facendo con più squadre, 3, 4, 5 eccetera eccetera, dovete impostare appunto questo numero qua. Per comodità possiamo, volendo, anche andare a creare una variabile. Questa variabile la possiamo chiamare numero di team presenti, quindi num of teams, e appunto la salviamo e la impostiamo noi a 2, poi voi impostatela come preferite. Ok, tutto questo calcolo deve andare a scegliere il nostro giocatore effettivo. Quindi dobbiamo andare a cercare una compatibilità tra il nostro calcolo e la nostra variabile. Da qui scriviamo select. Qui cambiamo il tipo di pin, modifica tipo di pin. Qui scriviamo teams, e come vedete ci vengono ricreate le nostre variabili. A questo punto lo possiamo collegare.
In questo modo sappiamo che quando il giocatore entra, quindi il nuovo player entra, che è il nostro current player controller, verrà assegnato a un getInic net id, che verrà poi registrato nella nostra variabile e sarà assegnato appunto a seconda di come entra alla squadra 1 o alla squadra 2. Ok, controllate anche questo in modo da non sbagliarci. Adesso quello che voglio fare è farlo entrare, quindi abbiamo il nostro bilanciamento delle squadre, che possiamo anche segnarlo come team balance, e vogliamo avere anche il modo per entrare appunto in partita, quindi dobbiamo assegnargli fisicamente i nostri player start, quelli che abbiamo taggato prima nelle varie mappe. Per farlo dobbiamo andare a creare un nostro nodo personalizzato, quindi add custom event, lo chiamiamo server perché dobbiamo replicarlo su server, perché ovviamente, come dicevo, sarà tutto multiplayer, e possiamo chiamarlo player spawn. Come dicevo, lo andiamo a replicare su server affidabile. Ok, possiamo salvarlo. Quindi quando la nostra squadra viene bilanciata, sappiamo se siamo nella squadra 1 o nella squadra 2, deve entrare in gioco e deve spawnare. Quindi per spawnare abbiamo bisogno di un input, che chiamiamo ovviamente eTeams, e sarà legato ovviamente alla nostra variabile eTeams, in modo che quando poi lo richiamiamo, quindi lo andiamo ad aggiungere al nostro event on post login, cioè una volta che viene creato tutto questo nodo, possiamo spawnarlo attraverso il dato che ci viene rilasciato attraverso la variabile del game instance. Quindi per trovare la variabile giusta del game instance dobbiamo andare a prendere la nostra player team direttamente, schiacciamo area e possiamo aggiungere un nodo, e qui dobbiamo cercare find, cioè dobbiamo cercare il giocatore effettivo che appartiene a una determinata squadra, e da qui possiamo collegarlo ovviamente alla nostra team, quindi qui sappiamo effettivamente chi entra in gioco all'interno di questo custom event, e da qui poi può essere gestito e diviso e spedito, diciamo allocato nel vari player start. Ovviamente abbiamo collegato la squadra, quindi sappiamo che squadra andrà nel player start, ma non sappiamo ancora effettivamente quale giocatore ci deve andare. Per farlo basta aggiungere il nostro getUnicD all'interno del find, quindi sappiamo che squadra, che giocatore, e sappiamo in che punto deve spawnare, o meglio non lo sappiamo ancora perché glielo dobbiamo dire. Quindi possiamo andare a creare a questo punto il nostro teams, possiamo andare a selezionare le due squadre attraverso un altro nodo select, qui possiamo tirare il nodo e chiamare il branch. Ok, in questo modo possiamo selezionare se la squadra 1 o la squadra 2, e iniziamo con la squadra 1, quindi diciamo la prima squadra che entra è della squadra 2, e se è vero andremo a creare, a cercare il nostro player start, quindi get all actor of class with tag. Ok, il nostro player start, che qua in italiano si chiama avviogiocatore ma è player start, e il tag andiamo a selezionare il team 01, sappiamo già che è il team 01 perché è il dato con cui vogliamo confrontarlo. Ok, quindi io so che il team 01 mi dice vero, allora so che il tag è il team 01. Da qui andiamo a prendere il nostro player start in maniera randomica, in modo che non casca sempre nello stesso punto, ma possiamo aggiungere più player start con lo stesso tag per la stessa squadra, quindi avere vari punti di spawn sullo stesso lato della mappa. Andiamo a cercare la sua posizione,
quindi get actor transform, e una volta che abbiamo la posizione gli dobbiamo dire che deve comparire il nostro giocatore, quindi il nostro spawn actor from class. Qui adesso facciamo, possiamo unirlo, quindi diciamo che quando troviamo il player star corretto che corrisponde al team 01 gli mandiamo all'interno la nostra informazione e dobbiamo dirgli chi comparirà però in questo punto, e qui facciamo una piccola modifica, perché come dicevo il nostro personaggio di base contiene tutta la logica ma non è quello che deve entrare in gioco, quindi andremo a creare un figlio che potremmo chiamarlo player in game. Ok, quindi questo eredita tutta la logica da questo, possiamo averne anche altri per poi cambiargli i colori, mesh, eccetera eccetera, aggiungere tutto quello che vogliamo senza andare a compromettere la nostra base. Quindi lo salviamo e il personaggio che spawna all'interno della lobby game mode sarà appunto questo player in game. Quindi adesso possiamo compilare e come vediamo non abbiamo più errore. Andiamo a espanderla perché dobbiamo lavorare sulla nostra sezione owner e dirgli che il possessore di questo giocatore deve essere ovviamente il nuovo player controller. Quindi andiamo a prendere la nostra variabile current player controller e la uniamo al nostro owner. Qui possiamo anche chiuderla e sistemarlo. Se vogliamo vederlo muovere in gioco, ovviamente dobbiamo anche possederlo, quindi possiamo creare una variabile per tenere traccia del nostro giocatore, quindi possiamo fare promote variable e chiamarlo current player in game e gli diamo il possesso che deve essere preso ovviamente da il controller, cioè dall'ultimo controller, ovvero il controller che stiamo utilizzando. Quindi schiacciamo A, creiamo il nodino e qui cerchiamo possess. E chi viene posseduto ovviamente è il giocatore che è in gioco. Ok, quindi se entriamo, lui ci farà entrare adesso automaticamente nel team 02. Però siccome vogliamo che sia randomico, o meglio che il primo sia randomico, ma non più di tanto perché il primo verrà assegnato alla squadra 1, il secondo alla squadra 2, il terzo giocatore che entra di nuovo alla squadra 1, il quarto alla squadra 2 e avanti così. Quindi se quando lo troviamo non è uguale alla squadra 2, andiamo a creare un nuovo branch che gestirà appunto la squadra 1 e gli andremo a dire di controllare appunto se questo branch corrisponde alla squadra 1 piuttosto che alla squadra 2. Ok, ovviamente il dato lo prendiamo direttamente dallo stesso ramo, quindi possiamo anche andare a gestirlo in questo modo. Ok, quindi se non è uguale alla squadra 1, non è uguale alla squadra 2, questo qui ovviamente andrà negli altri team. Quindi selezioniamo e qua ci scrivo other teams. E quindi se voi state gestendo più squadre, da qui potete proseguire, fare lo stesso, vi troverete con un teams più ampio, quindi avrete anche la squadra 3, la squadra 4, andrete avanti con i vari branch. Se invece non avete altre squadre, come nel mio caso, qui rimane vuoto, quindi se non è uguale alla squadra 1, uguale alla squadra 2, se non è uguale a niente è un giocatore libero, ma non può succedere perché andrà poi in loop a cercare i vari giocatori, quindi farà sempre parte della squadra 1 o della squadra 2. Quindi se nella squadra 1 spawnerà questo giocatore, se nella squadra 2 spawnerà un altro giocatore, ovvero lo stesso giocatore ma con un tag diverso. Quindi possiamo semplicemente con CTRL D copiare di nuovo tutta la serie di nodi per fare un po' prima, e qui andiamo semplicemente a mettere squadra 2.
ok? Quindi se lo trova nella squadra 2 il tag sarà squadra 2, il tag verrà trasferito all'avvio giocatore, quindi al player start, quindi sappiamo di preciso dove andrà a venire spawnato il giocatore, e verrà spawnato sempre lo stesso giocatore, perché tanto ne possiamo controllare solamente uno per volta, e diventerà lui stesso il current player in game. Ok, adesso dovremo avere tutto impostato, perché abbiamo già anche impostato il nostro spawn, quindi dovrebbe funzionare. Andiamo a fare quindi un piccolo test, andiamo a testarlo intanto con 2 giocatori, play as client. Cerchiamo di testare sempre in play as client, perché quando poi lo esporteremo saremo tutti generalmente dei client, anche se non abbiamo i server dedicati verremo calcolati come cliente, quindi conviene testare sempre come cliente. Se testiamo come server e poi non funziona qualcosa non ce ne accorgiamo. Quindi iniziamo con 2 giocatori, clicchiamo, e come vediamo un giocatore viene importato nella squadra 1 e uno nella squadra 2. Facciamo un ulteriore test con 3 giocatori, dovremo averne 2 nella squadra verde e 1 scusate, nella squadra rossa. E ci siamo. E se vogliamo fare un ulteriore test li proviamo tutti e 4. Ok, quindi dovremo averne 2 rossi e 2 verdi. Perfetto, e così abbiamo la nostra divisione in squadra fatte. Ora, per distinguerli ulteriormente, io ho creato ovviamente già delle postazioni colorate per sapere dove va uno e l'altro, però poi verranno spostati questi giocatori in una transizione che va da il menu di gioco, cioè scusate, dal menu di lobby al menu di gioco. Quindi io vorrei creare una sorta di puntatore, cambiare il colore della mesh o qualcosa del genere per poterli distinguere. Quindi per fare una cosa già fatta un pochino bene possiamo andare nel nostro menu lobby direttamente, lavoriamo un attimino in questa viewport, andiamo a cliccare in questa casellina dove abbiamo tutti gli asset che possiamo già usare di default. Possiamo prendere per esempio un cono, possiamo ruotarlo di 180 gradi, andare a prendere sempre con questa casellina forme, shapes, sfera, e la andiamo a sollevare. Ok, ora la aggiustiamo un pochino e andiamo a cercare di creare un puntatore. Ok, qua possiamo mettere 101, lo dovremo appartire un pochetto, quindi 0,7 può andare bene. Possiamo tirarlo su, sì, potrebbe andare anche bene, e questo possiamo farlo sempre 1 e 1, anzi io lo farei a questo punto 0,99 e 0,99 perché deve essere ovviamente circolare. Potremmo forse abbassare ancora un pochino questo. Ok, selezioniamo entrambe le mesh, quindi sfera e cono, attore, converti attori in mesh statica, e la andiamo a salvare come static mesh, ora non mi ricordo come si chiama in inglese, ci scrivo puntatore, e la potrei già salvare dentro maps e poi la andiamo a sistemare. Ok, quindi ce l'abbiamo qui, anzi possiamo fare un ulteriore, anzi va benissimo così. Possiamo adesso andare a cancellarla, da qui non ci serve più, ci serviva solo un attimo per la costruzione.
possiamo andare ad aprire il nostro puntatore, non è bellissimo, poi voglio dire, ve lo potete anche aggiustare, e quindi possiamo dare un colore generico, per esempio il nostro black. Ok, lo salviamo. Non gli diamo ulteriori colori perché poi lo coloriamo all'interno del nostro personaggio. Una volta che viene selezionato, quando sappiamo se appartiene a una squadra piuttosto che all'altra, verrà automaticamente colorato del colore della squadra. Apriamo il nostro personaggio, quindi andiamo su Character, Player in Game, quindi il personaggio che è in gioco, quindi non andiamo a influire sulla nostra base. E qui su Mesh aggiungiamo una Static Mesh. Allora, andiamo ad inserire direttamente una sfera e la chiamiamo SM puntatore. Andiamo su Static Mesh e andiamo a selezionare il nostro puntatore. Ok, qui abbiamo ovviamente ho saltato il colore, ma poco importa, lo andiamo a mettere come black. Andiamo a rimpicciolire un pochetto. Ok, e possiamo tirarlo sulla testa del nostro personaggio. Possiamo chiudere il construction script che non serve e andare qua a cancellare tutto sulla Event Graph, perché non lavoreremo sulle begin play, come dicevo c'è tutta una gerarchia in cui i dati iniziano ed entrano in gioco e noi dobbiamo andare a lavorare prima o dopo, a seconda, insomma dobbiamo andare a gestire un attimo le tempistiche per far sì che non salti nulla, come dicevamo. Quindi il primo punto su cui possiamo lavorare è l'event possessed, quindi appena il giocatore viene posseduto. E anche qui, come vedete, abbiamo una voce new controller, quindi il nostro current player controller. Da qui possiamo andare a chiamare la nostra game instance, perché abbiamo bisogno della nostra variabile per capire se il giocatore a questo punto appartiene a una squadra piuttosto che all'altra e poter colorare il nostro puntatore. Come dicevo, le tempistiche sono importanti, quindi se entrasse in gioco il giocatore prima di sapere in che squadra siamo, lo vedreste con il puntatore nero. Ok, quindi get game instance. Da qui andiamo a cercare la nostra game instance personalizzata, che io ho chiamato iGame game instance, e da qui possiamo chiamare la nostra variabile getPlayerTeam. Andiamo a cercare, come abbiamo fatto prima, il nostro unique id, quindi player state get unique id. Andiamo a trovare il nostro giocatore con il find, quindi giocatore e squadra, e lo assegniamo a una variabile che potremmo chiamare current team. Quindi questo lo promuoviamo e la variabile la chiamiamo current team. Una volta che sappiamo chi è il nostro giocatore, a quale squadra appartiene, lo dobbiamo colorare. Creiamo un custom event che si chiama team selected. Questo team selected conterrà sempre le nostre informazioni per il team, quindi teams, e richiamerà sempre la nostra variabile teams. Ok, quindi abbiamo il nostro riferimento. Qui dobbiamo sapere a quale squadra appartiene, quindi scegliamo il team selected,
cioè scusate, la voce selected, branch, possiamo anche duplicarlo perché ne abbiamo bisogno di due, come abbiamo visto prima, uno relativo alla squadra 1, uno relativo alla squadra 2. Colleghiamo e se è vero ci darà i dati della nostra squadra 1, altrimenti quelli della squadra 2, come ovviamente abbiamo detto. Quindi se è falso che il team selected sia squadra 1, va a richiamare direttamente il team squadra 2. Cosa deve fare? Lo gestiamo all'interno di altri due custom event, quindi add custom event, possiamo anche chiamarlo load team style 01 e va a gestire ovviamente lo stile della squadra 1, mentre questo andrà a gestire tutto questo ovviamente non va replicato perché è tutto interno al proprio giocatore. Quindi iniziamo a lavorare sul team style di entrambe le squadre e andiamo a prendere il nostro puntatore, perché vogliamo cambiare la mesh, il colore di questa mesh. Ovviamente se non volete fare il puntatore potete benissimo prendere la mesh del personaggio o qualsiasi altra cosa, e andiamo a settare il materiale, quindi set materials. E dobbiamo ricordarci che i materiali nel puntatore ovviamente sono due: elemento 0, elemento 1, elemento 0 e elemento 1. Questo deve avvenire ovviamente per entrambi i custom event. Ricordatevi di andare su target, a riempire con il dato corretto in tutte le parti, colleghiamo tutto. E ora se praticamente una volta che il giocatore viene posseduto e viene assegnato una squadra, si capisce a quale squadra viene assegnato, noi sappiamo se la squadra 1 o la squadra 2, lo possiamo andare direttamente a caricare. Quindi se il team selezionato è 1, caricherà il colore della squadra 1, se è il 2 ovviamente andrà a caricare il colore della squadra 2 e così via, come abbiamo visto prima, per tutte le altre squadre. E i colori impostati li abbiamo già impostati prima, quindi qui andiamo a cercare il nostro green, light green, nel secondo anche, se volete avere lo stesso colore ovviamente, altrimenti potete anche postare colori diversi per il cone e la sfera, è indifferente, e qui andiamo a impostare il nostro pink. Ok, qui credo che dovremmo aver fatto tutto. Quindi ricapitoliamo: event possessed, raccogliamo il dato su quale squadra apparteniamo, e se siamo appartenenti alla squadra 1 spawneremo con il colore verde, altrimenti spawneremo con il colore rosso. Quindi ultima cosa, adesso che abbiamo impostato i nostri team style, che sono impostati dentro il team selected, dobbiamo chiamarlo e farlo funzionare dopo l'event possessed. Quindi una volta che abbiamo posseduto il giocatore, sappiamo a che squadra apparteniamo, andiamo appunto ad aggiungere il nostro team selected, che prende ovviamente il dato dalla nostra current team. Per fare due aggiustamenti abbastanza importanti per farlo funzionare, altrimenti non andrebbe, andiamo ad aggiungere un delay
mettiamo anche 0,5 abbastanza abbondante, poi lo possiamo abbassare. Dobbiamo dare comunque il tempo a tutto il percorso di entrare in circolo, quindi recuperare il nostro giocatore, tutti i dati che servono, e poi capire attraverso quei dati il colore da dare al nostro puntatore, quindi un po' di delay direi che è importante. Possiamo anche aggiungere un nodo isValid in modo che il percorso inizi quando effettivamente la nostra game instance è pronta. E importante, molto importante, forse prima vi ho detto che non va replicato, non mi ricordo, ma il team selected ovviamente va replicato in multicast, altrimenti il colore non verrebbe propagato in via multiplayer e gli altri giocatori non saprebbero a che colore fare riferimento. Quindi qui va messo in multicast, compiliamo, isValid messo, delay aggiunto, che è molto importante, e il team selected è pronto. Quindi adesso siamo pronti per fare una piccola prova e dovrebbe funzionare. Altra cosa che dico, all'inizio abbiamo impostato una schermata iniziale fondamentalmente che ci serviva per dividere i giocatori a livello locale, non multiplayer. Al momento la dobbiamo ancora bypassare, perché per usare quel nodo con i giocatori totalmente divisi serve ovviamente un bottone o un qualcosa che li unisca, che gli dica sono due entità divise, mettile insieme. Noi ancora quel tasto non lo abbiamo, quindi dobbiamo bypassare un attimino il nodo iniziale, quindi possiamo partire direttamente dalla mappa menu lobby, e soprattutto qui non andremo a lavorare in standalone, ma andremo a lavorare come cliente, perché non siamo ancora divisi su due piattaforme, ma siamo all'interno dello stesso programma. Facciamo una prova e vediamo se funziona tutto, se i giocatori vengono portati correttamente sulla piattaforma a cui devono fare riferimento e se il colore corrisponde a quello della piattaforma. Quindi facciamo un test con solo 2 giocatori, se riusciamo lo facciamo con 3, ma non è detto che la scheda regga. Se vedete dei tagli strani vuol dire che insomma sto cercando di farvi vedere la preview, ma la mia scheda video non ce la fa, quindi attualmente proviamo semplicemente con 2, quindi dovremo avere un giocatore su una base e uno sull'altra, e sono usciti correttamente. Ok, quindi abbiamo piattaforma rossa, puntatore rosso, piattaforma verde e puntatore verde. Quindi tutto funziona alla perfezione. Come vi dicevo, non faccio altri test, fateli voi. Se ci sono problemi scrivetemi, se vedete qualche puntatore che non si colora probabilmente dovete lavorare sul delay, perché potrebbe essere che non abbia il tempo necessario per elaborare tutti i dati, quindi provatelo magari anche a 2 secondi, poi lo abbassate in base alle vostre esigenze. Per coprire ovviamente l'assegnazione del puntatore, poi ci saranno i vari fade in, fade out, video e tutto quello che serve per entrare in gioco, quindi è un problema un po' da poco, diciamo. Ok, quindi per questa puntata ci siamo, abbiamo diviso bene le squadre, le abbiamo identificate bene, abbiamo fatto un controllo doppio, quindi colore sulla piattaforma, abbiamo visto che i giocatori spawnano correttamente nelle loro posizioni, abbiamo fatto il secondo controllo con il puntatore sulla testa, quindi sappiamo che il giocatore specifico compare nella piattaforma specifica, quindi i giocatori non si mischiano. Se volete sapere come andrà avanti il percorso, continuate a seguire i vari tutorial. Nel prossimo andiamo a posizionare un po' meglio le telecamere, perché come abbiamo visto attualmente i giocatori compaiono di schiena, e quindi andremo a filmare tutta la squadra davanti. Come abbiamo già detto, le squadre saranno totalmente divise, quindi chi entra in gioco vede la propria squadra ma non vede quella avversaria, e tutto sarà gestito appunto da delle telecamere che dovranno entrare in gioco. Dopo quella parte lì andremo a vedere come creare un timer, e alla fine del timer come portare i giocatori dal menu di lobby al menu di gioco,
cioè dalla mappa lobby alla mappa di gioco, facendoli spawnare correttamente nelle loro postazioni di squadra 1 e squadra 2. Quindi ci vediamo alla prossima puntata e vi saluto, grazie per aver visionato, a presto.